Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video di recensioni e test di coltelli. Oggi andiamo a provare e testare un coltello della BPS Knives, un coltello fatto a mano in Ucraina. Mi è stato mandato per provarlo. Ovviamente io vi lascio in descrizione tutti i link dove potrete trovarlo. È un coltello da bushcraft, come potete vedere, di ottima fattura, coltello in acciaio al carbonio, quindi facile da affilare, manico in noce. Intanto vi dico il costo, che si aggira intorno ai 30 euro, 30-40 euro in base al modello che volete, compreso di fodero, e se volendo viene fornito anche un firestyle. Prima di metterlo sotto stress vorrei dirvi alcune caratteristiche principali. Le dimensioni intanto sono 235 mm, la lunghezza totale, la lunghezza della lama è 110 mm, spessore 2.8, larghezza lama 30 mm, peso 160 grammi senza fodero, con fodero 245. È un acciaio al carbonio 65G 1066 e a differenza dell'acciaio inossidabile è più facile da affilare ma può ossidare, quindi magari ogni tanto dategli una passata di olio protettivo sulla lama perché potrebbe col tempo arrugginire. Prima di iniziare vi faccio vedere anche il fodero, che a mio parere è fatto veramente bene. Ha pure la fettuccia per il passacintura. Questo è un passacintura, una fettuccia di cuoio, almeno lo potete portare alla vita. Fatto molto bene, in vera pelle. Facciamo il classico test. Non so se riuscite a vederlo, ma direi che è ben affilato, quindi il filo c'è. Proviamo batoning con del legno secco, vediamo un po' come si comporta. Adesso mettiamolo veramente alla prova. Come vedete il ciocco di legno è di dimensioni ragionevoli. Questo l'ho trovato laggiù in fondo di un albero caduto da sé, e proviamo anche qui a fare un po' di batoning. Come vedete il legno è quasi lungo quanto tutta la lama, quindi siamo al limite per questo coltello. Direi taglio perfetto. Anche se la venatura del legno flette un po', il taglio viene eseguito senza problemi. Adesso proviamo del legno invece più secco. Questo è un legno molto più secco e facciamo un test. Qui la lama è proprio messa a dura prova perché il legno di diametro è quasi più lungo della lama stessa, quindi vediamo un po' come si comporta. Tagliato di netto. C'è da dire che questo è anche un legno un po' passato, quindi però stagionato è stagionato. Rispetto a quello verde si fa un po' più fatica, però devo dire che taglia egregiamente. Altro ciocco di legno, anche questo bello secco, e anche qui
Solito test. Oh vai, guardate com'era all'interno questo, le venature, la fibra era veramente tosta, c'era anche un nodo, però alla fine ci siamo riusciti, quindi anche in questo caso promosso. Ovviamente quello era un test estremo, nessuno taglia dei ciocchi di legno a quella maniera senza un'accetta, però per dimostrarvi che è possibile tagliarli anche con questo coltello ve l'ho fatto vedere. Dopo tutto questo lavoro pesante proviamo a fare dei trucioli. Ora io non sono bravissimo con questa pratica, però ve lo faccio vedere sia con legno verde, che è questo, sia con legno più secco. Comunque ci riusciamo benissimo. Anche scortecciare è molto semplice. Entra nel legno veramente bene, tenendo conto che è un coltello artigianale dal costo di circa 35 euro. Direi che questo è uno dei migliori coltelli bushcraft su questa fascia prezzo. Secondo me meno di 30 euro non si trova niente. Va più che bene. Adesso volevo fare un altro test su un tronco di legno, anche questo secco, the chopping. Proviamo a vedere come entra nel legno. Se volete un consiglio è quello di mettere un laccetto in quest'asola per poi passarlo intorno al polso, almeno non vi sfugge di mano a mo' di freccia, ecco. Questo, dicevo, è un legno abbastanza duro, quindi sarà un po' ardua la faccenda. Vediamo un po' come si comporta. Ovviamente non cerco di buttarlo giù o di tagliarlo, tanto partiamo dal presupposto che questo è un albero già caduto, quindi non si viola alcuna legge, e ovviamente non cerco di tagliarlo in due, cerco solo di vedere come si comporta. Tanto posso dirvi che per questa pratica mi sembra che il manico sia un po' corto, paura che mi sfugga di mano, però vediamo. Scusate se non sono molto preciso, ma direi che il suo lavoro lo fa. Come dicevo, mi sembra che il manico sia un po' corto per questa pratica, perché tende un po' a sfuggirmi di mano, perché va fatto questa manovra, però più che corto qui ci vorrebbe un qualcosa che fermi. Ma comunque mi sembra che lavori egregiamente. Proviamo anche il test della punta.
Anche questo è un test estremo, perché mai nessuno conficcherà mai un coltello in un ciocco di legno e fa leva, perché è altamente controproducente. Però bene, direi accidenti, entra molto bene. Forse si fa prima a tagliarlo così. E guardate che dopo tutte le botte e le mazzate che gli ho tirato, la lama è sempre perfetta. Ottimo. Vediamo se dopo tutto questo lavoro riusciamo a fare la punta a un bastoncino di legno, ma penso che non ci siano problemi. Direi proprio di no. Il filo non si è rovinato. Ovviamente potete, non so se riuscite a vederlo, è possibile lavorare anche di fino. Vedete? Poi se volete tagliare dei bastoncini di legno, taglia come nulla. Altro test che possiamo fare è quello di tagliare questo controvena. Proviamo anche il Firesteel per vedere se fa scintille. Direi di sì, funziona anche bene. Test finale, guardiamo se ha ancora il filo a rasoio. Direi di sì, ha ancora il filo a rasoio. Ovviamente meno di prima, però lo ha. Il bello è che questi acciai al carboniosi, si possono riaffilare molto semplicemente, anche con la molla d'acqua che vi ho fatto vedere col video precedente. Direi che qualità-prezzo è imbattibile. Io ve lo consiglio. Ovviamente il produttore ha anche altri tipi di lame. Se non volete avere problemi di ruggine o di ossidazione, prendete quello in acciaio inox, tanto costa sempre 36-38 euro, costa poco. E per quanto mi riguarda, come coltello da campo, da bushcraft, è eccezionale. Ne sono rimasto molto sorpreso e
e soddisfatto. Beh, direi che abbiamo stressato abbastanza il nostro coltello. Che dire, per il prezzo che ha, per il fatto che è artigianale, io un pensierino ce lo farei. Se volete un coltello da bushcraft, terrei in considerazione. Vi lascio tutti i link a questo coltello, in descrizione troverete altre informazioni, il negozio online dell'artigiano. Spero che il video vi sia piaciuto, se volete lasciate un like e iscrivetevi al canale. Io vi saluto tutti e ci vediamo al prossimo video.